Michelangelo e Michelangela ce l'hanno fatta. Abbiamo ufficialmente il primo lato del nostro van finito. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Facciamo un breve recap. A ottobre abbiamo comprato un van usato più grande per trasformarlo nella nostra nuova casa su ruote. Isolamento acustico e isolamento termico, predisposizione dei cavi elettrici e della presa dell'acqua, finestra sul portellone e montaggio di 2 oblò sul tetto. Ecco dove siamo arrivati. Buoni propositi per il 2022? Terminare i lavori e riprendere a viaggiare. Eccoci qua ragazzi per un nuovo video che vi racconterà l'aggiornamento, lo stato dei lavori di questo van. In questo video vi racconteremo sinteticamente quali sono le lavorazioni che abbiamo effettuato in questi giorni, perché non ci siamo fermati. E se vi ricordate dal video precedente, quando avevamo messo gli oblò che sono lì sopra, dovevamo decidere se fare le altre 2 finestre mancanti oppure il rivestimento, e abbiamo deciso per il rivestimento. Abbiamo cominciato infatti a rivestire il nostro van con i materiali che avevate visto in precedenza. Il nostro Nirvan Garage è sempre un vero macello, non c'è mai un po' d'ordine. Ma prima di farvi vedere come si è trasformato il nostro van, perché sta prendendo forma finalmente, vi racconteremo in breve che cosa abbiamo combinato in questi giorni. Per prima cosa ci siamo occupati del rivestimento del soffitto. Non so se vi ricordate, ma l'avevamo isolato con dei pannelli di polietilene. Sopra questi pannelli adesso, anzi sotto, abbiamo praticamente incastrato delle perline in legno che Serena aveva pitturato, la famosa Cappella Sistina, e questo è il risultato. Tutte le perline sono ovviamente fissate al soffitto con delle piccole viti. L'effetto che si può vedere è tipo quello di una barca, a noi piace tantissimo e devo fare i complimenti a Sere per la scelta del colore, perché sta benissimo. Ma che te ne pare del soffitto della Cappella Sistina? Michelangelo e Michelangela ce l'hanno fatta. Finalmente finito, manca una parte perché dovremo mettere il condizionatore sul lato finale del van. Comunque sono soddisfatta, adesso pensiamo alle pareti laterali e presto andremo anche a prendere il pavimento che è arrivato. Siamo contentissimi perché l'abbiamo scelto un mesetto fa, ve lo faremo vedere presto. In parallelo con il soffitto poi abbiamo realizzato il rivestimento delle pareti. Un rivestimento incompensato che è stato sagomato esattamente con le forme che ci sono sui lati del van, quindi nel nostro caso con l'apertura che serve per aumentare la larghezza del letto e poi le varie prese elettriche, i vari buchi, la presa dell'acqua eccetera. Abbiamo cercato di ridurre i pezzi al minor numero possibile, infatti ci sono usciti dei pannelloni enormi, e questo compensato ha la particolarità di curvare e seguire questa bombatura naturale che ha il furgone sui lati. E vi facciamo vedere come l'abbiamo realizzato.
Un'altra cosa di cui ci stiamo occupando è la paratia che separa la zona di guida dalla zona abitabile. La paratia ci consentirà di isolare anche il sesto lato della nostra zona abitabile, che è molto importante perché tutto il lavoro svolto con fatica sull'isolamento delle pareti, del soffitto e del pavimento troverà maggiore riscontro ovviamente chiudendo il lato di guida, perché il freddo e il caldo penetrano proprio da questa zona perché è pieno di vetri. Quando metteremo il riscaldamento, ovviamente chiudendo questa parte, si avrà un risparmio energetico notevole. E quindi vi faccio vedere dove sono arrivato. Ho preparato il primo pezzo perché sarà un sandwich di vari materiali e l'ho anche pitturato, quindi abbiamo cominciato a verniciare qualcosa. Ecco, questo che vedete qui è la parte del lato guida, quindi la parte che si vedrà qui. Poi ci saranno vari materiali che realizzeranno un pacchetto isolante. Quindi oltre al soffitto ho anche installato le prime luci. Sono dei faretti LED disposti uniformemente sul soffitto, che poi saranno collegati a tutto l'impianto elettrico che faremo. E inoltre vi faccio vedere cosa ho fatto per quanto riguarda il bagno, perché avremo un bagno, ragazzi. Ecco, praticamente qui differenziamo i materiali perché questo soffitto, che sarà il soffitto del bagno, quindi lo vedete nelle sue dimensioni, sarà rivestito di piastrelle apposite, ovviamente non di ceramica, per garantire l'impermeabilità. Poi verrà tutto completato qui quando realizzeremo le finestre che saranno qui. Si vede anche un po' la sagoma delle finestre. Non so se si vede. È una cosa che sta facendo sclerare Linge, perché saranno finestre con una forma diversa dal solito e quindi si sta scervellando per trovare il modo di farle bene, quindi vedremo un po' cosa verrà fuori. In pratica ci vuole una laurea, anzi di più, un master per montare queste finestre, ma vi faremo vedere esattamente come le monteremo, con tutti i problemi e gli imprevisti se ci saranno, perché dovremo cominciare una volta finito questo primo rivestimento, quindi dopo che l'abbiamo verniciato finiremo proprio, ce le siamo lasciate per ultime, insomma. Interrompiamo i lavori per andare a pranzare. Andremo a mangiare in un posto dove andiamo spesso e ci piace veramente tantissimo. Non è proprio il posto giusto dove andare oggi perché abbiamo le mani piene di colla e colore, però andiamo a mangiare che abbiamo una fame come sempre. Adesso vi facciamo vedere dove andiamo. Ci siamo quasi arrivati, abbiamo famissima. Eccoci! È l'Isola Verde, è un ristorante africano eritreo buonissimo. È arrivato il nostro pranzetto. Si mangia. Ci sono tantissime varietà di verdure, tutte speziate in una maniera incredibile. E ragazzi, si mangia con le mani. Pulito ovviamente. Io inizio. Che buono. Perché si mangia proprio con le mani, cioè. Vai, io non ti ho mai visto così Una famata, felice. sono le 3. Questo, ragazzi, è l'injera, si chiama, che è un impasto un po' particolare. Come lo possiamo definire? Una specie di pane, loro lo usano come se fosse pane. Ed è proprio, guardate, sembra una spugna. Alla forchetta.
Bene, ora che vi abbiamo fatto vedere quello che abbiamo fatto in questi giorni, andiamo avanti e vi facciamo vedere qual è il prossimo passo. E ora verniceremo le pareti. Questa che metteremo adesso è la base, perché poi sopra ci faremo altri colori. Li abbiamo trovati, questa volta è stato molto facile. I cannot be judged. No, I won't have it, babe. Not playing this game. I do not feel you. I'm not crossing that tape. It would be a shame. So listen, baby, listen carefully, 'cause I got something to say. Il fondo di colore è stato dato, lo lasciamo asciugare questa notte e domani completiamo e finalmente coloreremo le testate del letto e poi andremo avanti un po' con tutto perché c'è ancora tantissimo da fare. È arrivato il momento di concludere finalmente il portellone posteriore. Abbiamo ricoperto tutte le parti di lamiera e adesso andremo a mettere 2 pezzettoni di legno fatto con le perline che abbiamo fatto precedentemente. Vedremo il risultato finale. Abbiamo ufficialmente il primo lato del nostro van finito. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo finito i portelloni posteriori, abbiamo sagomato le perline con l'apertura della porta che c'era già e questo è il risultato. I lati della lamiera sono rivestiti con tessuto e ci sono queste strisce per coprire le parti che si congiungono e niente, finalmente la prima parte è andata. Adesso continuiamo. È stato un lavoraccio anche questo, però siamo contenti, si va avanti, finalmente si inizia a vedere qualcosa della nostra nuova casetta. È passato un giorno da quando abbiamo applicato la base, il fondo per le pareti e quindi ci prepariamo a dare le prime gocce di colore e cominciamo dalla tastiera, dalla piedina del letto. Waiting around the bend, baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. I wanna stay right here with you. I wanna stay right here with you. As the rest we fall until it all breaks down. But I need it so I will stay around when you're all messed up. It's a great relief to be understood. It's a shame still waters run deep. So let us walk right into the forest, to the trees and the rising sun. It is something we can't outrun. Bene, siamo tornati al furgone, si è asciugato finalmente il blu. Siamo molto soddisfatti del colore, anche perché appunto da una parte ci saranno i cuscini, dall'altra i piedi del letto, quindi non volevamo farlo bianco perché il bianco si sporca subito e quindi abbiamo scelto questo bel blu. Adesso inizieremo a colorare le pareti perché questo, come vi abbiamo anticipato, non è il bianco finale, è solo la base. Ci vediamo prestissimo con i nuovi upgrade di Nirvan 2.0.